Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami cancro, tendenze energetiche per amore e passioni del mese di ottobre 2024. Abbiamo la carta del matto, cari amici del cancro, promette bene. Parla di aria fresca, di nuove avventure, di nuovi progetti anche. E perché no, per qualcuno potrebbe parlare anche di un figlio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi due oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai 2 corsi gratuiti presenti sul canale che sono un corso base di tarocchi intuitivi e un corso base di metafisica sui chakra. Voi comunque per qualsiasi cosa aprite la tendina della descrizione, io le novità le inserisco lì e poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con la torre. Un 3 di coppe, un 2 di pentacoli, un cavaliere di pentacoli, 3 di bastoni, 3 di pentacoli, abbiamo la forza e la carta della stella. Dunque adesso ragazzi andiamo a vedere un pochettino carta per carta, cercherò di spiegarle, quindi saranno come dei messaggi sciolti e dopodiché andiamo a vedere le varie casistiche, quindi single, in coppia, relazioni difficili e via dicendo. Dunque, partiamo da questa torre. Ho la sensazione che il mese di ottobre sarà trasformativo per qualcuno con il mese della torre. Andiamo a vederla subito. Dieci di spade, che è anch'essa una carta di chiusura, di rottura di schemi, se vogliamo. Potrebbe esserci qualche questione egoica. In effetti è come se per qualcuno potrebbe risuonare come il fatto di essersi impuntato o di impuntarsi nel mese di ottobre su un determinato tema. Andiamo a vedere il 3 di coppe. È come se non si volesse cedere in qualche senso e dall'altro lato invece si è disposti a mollare tutto. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Sei di pentacoli e 3 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche il 2 di pentacoli. Allora, qui ragazzi, adesso ripeto, farò poi le varie casistiche, ma ho la sensazione che, diciamo, il movimento energetico più forte che sento riguarda un nuovo inizio o principalmente all'interno di una relazione già esistente. Adesso poi andiamo a vedere se siete single e non avete nessuno in testa. Allora, gli amanti per il 2 di pentacoli.
perché c'è la possibilità di uscire da un certo ciclo karmico, magari con la torre, rompendo certi schemi di comportamento, lasciando indietro certi ideali, potrebbe essere, perché io qua ho come la sensazione che, soprattutto se avete già qualcuno, le energie non siano proprio così fluide, lineari. Vedere il cavaliere. Quattro di bastoni. Sì, vedo che la cosa non è molto lineare nel mese di ottobre tra voi e un'altra persona, o semplicemente tra voi e gli altri, se non avete proprio nessuno. Il Cavaliere di Pentacoli vi invita, mi viene da dire, a diventare osservatori, perché è quella carta che, è quell'energia che è talmente lenta che ha il tempo di guardarsi intorno. Fate attenzione perché ho come la sensazione, che ci potrebbe essere qualche proiezione, ovvero qualche ideale, qualche ideologia, ehm, che in realtà si è formata su una realtà che vedete a metà. Probabilmente per quello che avete qui anche questo Cavaliere di Pentacoli, dovete osservare meglio la realtà delle cose, le dinamiche di comportamento, perché qui è come se ci fosse una falsa stabilità, o anche se siete single. Sapete, sono quelle persone che dicono sto bene, da single sto bene, e poi quando sono da soli magari vorrebbero qualcuno, insomma se la raccontano un po', no? Oppure dicono non è così male stare single, però non è che dicono sono felice, sto bene, non è così e mi godo la vita così. È sempre un po' il ma sì, si sta bene, ma non sono convinti quando lo dicono. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Quante ne sono uscite, ne sono anche volate, le recupero. Allora, qui abbiamo un mago, carro, 8 di spade, 10 di bastoni e fante di spade. C'è un qualche tema con uno spostamento, cioè è come se per effettuare un qualche tipo di scelta, un qualche tipo di sogno, un qualche tipo di passaggio, ci si dovesse spostare per qualcuno, potrebbe anche trattarsi di un cambio residenza, o ci potrebbe essere come una distanza, qualche difficoltà, inerente agli spostamenti o alla distanza. È come se si dovesse lasciare indietro qualcosa per riuscire ad andare avanti nella relazione, sempre se avete una relazione. Andiamo avanti con il 3 di Pentacoli. Re di Pentacoli e Cavaliere di Pentacoli. Andiamo a vedere anche la forza. Abbiamo un 7 di coppe e il giudizio. Ragazzi, io credo che qui, con una sana chiacchierata, possano cambiare effettivamente le cose. Come se si potessero aprire degli spiragli e poi terminando con la carta della stella che adesso andiamo a vedere, asso di coppe, è come se ci fosse un nuovo obiettivo, un nuovo sogno.
Allora abbiamo un asso di coppe e un 4 di spade. C'è come il voler arrivare ad un determinato obiettivo, ad una anche chiarezza mentale, mi viene da dire. Allora, ragazzi, partiamo dai single che non hanno nessuno in testa. Devo dire che il mese di ottobre promette bene, ragazzi. C'è tanta effervescenza intorno a voi. Eh, però ho come la sensazione che le energie saranno disponibili in questo senso, ma voi lo sarete a momenti sì, a momenti no. Credo che ci sia come una fase trasformativa, come vi dicevo prima, all'interno di voi. Ehm, sì, ho come la sensazione che stiate cambiando certi parametri all'interno di voi stessi e devo dire che comunque poi ne giungeranno nuovi obiettivi, nuovi orizzonti. Vi dico, potenzialmente c'è più di una persona che potrebbe avvicinarsi a voi in questo mese. Vedo tanto divertimento, tante feste, tanta vita sociale più che tutto. E vi dico, ci sono più di una persona che potrebbero avvicinarsi a voi, ma è come se voi non foste tanto disponibili a livello emotivo, cioè magari dei giorni siete contenti e altri giorni siete tristi, vi chiudete in casa e non volete vedere nessuno. Ho un po' questa sensazione anche perché c'è la luna qui. mm. Se siete single ma avete qualcuno in testa, allora ragazzi, a me non piace mai dare queste notizie, però prendete sempre tutto con le pinze e tenete presente che è una guida, tenete presente che le letture servono per, diciamo così, muoversi con anticipo, comunque sono solo tendenze energetiche, ma ho la sensazione, ragazzi, che qualcuno di voi stia ignorando che siete in tre. Ehm, per qualcun altro, quello che, diciamo così, potrebbe venir fuori è che la persona di interesse è più ricca di quello che vi vuol far credere. Credo che sia una questione di protezione. Sapete, ci sono molte persone che scelgono il partner in base al conto corrente, ok? E credo che questa persona si stia un po' proteggendo da questo tipo di dinamica. Potrebbero esserci degli attriti tra voi e l'altra persona, niente di grave, cioè cose che si possono tranquillamente bypassare, ma ho come l'idea che dovrete mettere delle nuove regole, delle nuove caselle di gioco, mi viene da dire. Non so perché ho detto così. Ho sentito caselle di gioco, ve l'ho detto. Se siete in una coppia recente che si sta conoscendo, anche qui sento che le cose potrebbero prendere un certo tipo di piede, di piega, ma anche qui tra la torre, la regina di coppe al contrario, la carta della luna, questo 8 di spade, il 4 di spade qui e anche il 10 di spade qui, sento che avete sempre un po' questa... è come se steste cambiando voi, di conseguenza anche nella coppia diventa difficile farvi conoscere perché siete in fase di transito. Ho come questa sensazione, quindi vi sento andare molto con i piedi per terra, sia voi che anche l'altra persona, però tutto sommato devo dire che c'è un buon potenziale per iniziare un qualche cosa di concreto con questa persona. Fate attenzione perché sento come una sorta di indisponibilità emotiva da parte vostra e questo fa sì che non si crei una reale fusione. Se siete in coppia da un po',
Allora, se state cercando un figlio con il matto, potrebbe veramente essere un buon momento, non tanto per concepire, ma più che altro per, diciamo, iniziare ad elaborare l'idea. Soprattutto se voi ce l'avete in mente e il partner o la partner no. Quindi potrebbe essere un buon momento per iniziare a parlare. Se non è un figlio, potrebbe riguardare un progetto, potrebbe riguardare un viaggio. Qui ho come la sensazione che ci siano questioni con appunto o le distanze o gli spostamenti. Anzi, fatemelo sapere nei commenti come vi risuona. Tutto sommato comunque devo dire che è un mese che va verso l'apertura, va verso nuove strade, nuovi modi di comunicazione, nuovi tipi di approccio, nuovi tipi di riconoscimenti da parte dell'altro, o potreste anche essere voi che date i meriti al partner che spettano. Di solito quando noi siamo i primi a fare qualcosa poi ci ritorna indietro. Se noi ci aspettiamo, cioè aspettate, di solito no, diciamo, nella norma, quando io faccio un complimento a qualcuno, questa persona tende a sciogliersi, ad ammorbidirsi ed è facile che poi anche questa persona faccia un complimento a me. Non è sempre così lo scambio, infatti qui avete un 6 di pentacoli. Al contrario, ragazzi, io sento che qui qualcuno sta dando troppo. Tirate un po' i remi in barca. Se siete in una relazione difficile, allora qui sento che è il caso di ripartire da capo. Nuove regole, un nuovo modo di comunicare. Giustamente questa torre ce l'avete. Quindi c'è questa fase di destrutturazione del vecchio io per ricominciare a essere un nuovo io più meritevole che si prende quello che merita, insomma, no? Ed è un po' come parlar chiaro in questo mese con l'altra persona, fargli capire o farle capire quali sono i nostri obiettivi, quali sono le nostre carenze. Insomma, è un po' come aprirsi all'altro e far capire quali sono i nostri reali desideri e i nostri reali obiettivi. Per molti non sento neanche che sia una relazione, appunto se siete in relazione un po' particolare, diciamo così, non ben definite, per qualcuno potrebbe anche star bene, per qualcuno di voi che sta guardando la lettura, mantenere le cose leggere con questa persona, proprio perché si è in fase di destrutturazione e quindi c'è come questo, sì, ok, però aspetta, sto un attimo cambiando vita, mi sto un attimo risistemando la vita, quindi manteniamo le cose così soft come sono perché in questo momento non mi sento di darti di più. La sento un po' per questo stile. Comunque voi ragazzi fatemi sapere sempre nei commenti come vi risuona. Allora, andiamo a vedere un oracolo di... Ok, grazie di questi. Ragazzi, abbiamo anime gemelle. Anzi, no, scusate, fiamme gemelle, che è ancora più specifica la cosa. Yin Yang Zen. Yin Yang è maschile e femminile sarebbe, no? L'unione, la dualità, l'accoppiamento. Guardate, è una carta bellissima. Parla di anime gemelle. Io qui ho forse un paio di riferimenti che potrebbero richiamare le anime, forse 3, che potrebbero richiamare le anime gemelle, forse 4. Sì, insomma, c'è qualche riferimento. Non vi fissate troppo su questa cosa delle anime gemelle, delle fiamme gemelle, perché poi si rischia di voler trovare le cose che si incastrano anche quando non ci sono, e lì entra la luna, il sette di coppe, le proiezioni, perché è quello che noi abbiamo bisogno di credere e quindi ce la raccontiamo in modo da riuscire a stare dentro quella realtà, però in realtà non è così, quindi non vi fossilizzate troppo sulle anime e le fiamme gemelle. Andiamo a vedere un Ching dell'amore. Ne sono usciti tanti. Vabbè, li guardiamo. Allora, sapete che io ho il libro
e che ho acquistato il libro in un momento diverso da quello in cui ho acquistato le carte, quindi la traduzione potrebbe essere diversa. Adesso andiamo a vederla. Carta numero 35, il giorno dell'amore, il gioco dell'amore. Carta numero 52, il testimone. Carta numero 61, il momento presente. Sono anche uscite in ordine di numero, tra l'altro, in ordine crescente. Ma sì, ma io infatti sento che c'è qualche cosa che sta, diciamo, iniziando per poi crescere. Il matto parla di una nuova avventura. Allora, carta numero 35 nel libro viene chiamato il progredire. L'esempio del progresso è dato con la figura di un principe che riunisce gli altri attorno a sé, in obbedienza, ed è dal re compensato con particolare benevolenza e con favori. Il concetto è questo: un progresso nasce dalla collaborazione sincera di due uomini, uno dei quali appoggia e procura appoggi all'altro, senza preoccuparsi del proprio interesse. L'altro riconosce questo aiuto disinteressato, se ne mostra grato e lo ricompensa con un'amicizia duratura. Che bello, è un po' come quello che vi ho detto adesso, no? Andiamo a vedere il testimone, carta numero 52, e qui viene tradotto come il fermarsi. Andiamo a vedere la spiegazione. Nella schiena passano i nervi che portano gli impulsi motori. Motori. Dicendo di tenerla tranquilla si intende di frenare il movimento quando è il tempo di sostare. Si acquieta la sorgente dei movimenti e svanisce così la personalità che dentro di noi si agita e si dibatte inquieta. I pensieri turbinino pure, ma l'anima stia salda e ferma. Non facciamoci prendere dall'inquietudine del futuro, dell'oltre, dell'ancora. Occupiamoci dell'oggi e la febbre non ci contagerà. Quando avremo raggiunto questa tranquillità interiore, guardiamo pure gli altri che attorno a noi si agitano convulsamente. Non vedremo più le lotte degli uomini per gli effimeri obiettivi terreni. Noi, nel silenzio che c'è dentro, potremo alzare lo sguardo e vedere molto, molto più in alto. E qui avete la stella, ragazzi, alla fine. La stella è colei che vede oltre, la carta della canalizzazione, la carta del come si dice? Chiaroveggenza. Mm? Vedrete più in alto. Carta numero 61, che qui viene tradotta con il momento presente, e nel libro invece viene tradotto come la sincerità interiore. Tenete presente che questa vi dice di vivere nel momento presente e questa si chiama il momento presente. E c'è anche un orologio. Andiamo a vedere. Allora, i porci e i pesci sono gli animali più materiali, meno spirituali e rappresentano le persone che più difficilmente si lasceranno convincere, influenzare da voi. Avrete successo anche con quelle, naturalmente. Non si tratterà di affrontarle direttamente, perché così non otterreste altro che di irrigidirle nella loro esistenza. Piuttosto, lasciate che l'altro si avvicini a voi come vuole. Lasciate che veda la vostra sincerità e la vostra schiettezza. Fatto questo, la difficoltà maggiore è superata. Si tratta ora di completare, con molta pazienza, l'opera. Non è facile e nemmeno piacevole, perché ogni conquista nell'animo umano costa lotta, fatica e rinuncia. Ma l'uomo nobile riesce a penetrare fin negli angoli più bui della coscienza umana e illumina le cause del suo comportamento e dei suoi errori. Egli, per questo, non giudica con l'asprezza degli ingenerosi e degli aridi, ma sa capire e scusare, perché non sempre l'uomo è colpevole e spesso il perdono ottiene assai più di un grave castigo. Wow! Bellissima lettura, amici del cancro, spero che vi sia stata utile. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video, e per iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale.
Le playlist degli abbonati sono quelle con le copertine lilla, se volete dare un'occhiata ai temi trattati vi basterà entrare nelle playlist. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!